Buongiorno amici, arrivare sull'isola di Texel è un sogno che si avvera dopo tanti anni d'attesa tra Covid e impedimenti vari. Wow. Come vedrete nei prossimi episodi è un vero paradiso. E i gabbiani rubano tutto! Valeva la pena di aspettare. E ora andiamo a cercare un posto per la notte. Ah, dimenticavo, nel mini campeggio abbiamo dormito insieme agli asini. E stiamo ripartendo, direzione Texel, vero? Sì, salutiamo questo stupendo campeggio. Tra le ultime due riprese sono passati soltanto pochi secondi, perché anche qua vale la regola: se non ti piace tempo, aspetta qualche minuto e ricomincia. Stiamo attraversando la diga Aufslitdisk. Vabbè. Ausslitdisk. Allora, in olandese la diga di sbarramento. Purtroppo non troviamo più il punto dove si può fermare. E purtroppo anche ingresso a questo parcheggio è chiuso per i lavori. Ma abbiamo visto che ci sono tantissimi lavori Ultima volta noi ci siamo fermati qua, adesso il ponte manca. e questa diga è quasi un'attrazione turistica. Ma perché è lunga più di 30 km e larga una novantina di metri ed è stata costruita quasi 100 anni fa, un'opera gigantesca, cioè ancora oggi, Infatti. ma all'epoca era proprio incredibile. E loro cosa hanno fatto? Hanno praticamente sparato il mare. A questo punto da una parte c'è il mare e dall'altra parte c'è il lago. È ovvio che esiste tutto un sistema delle chiuse che permettono di livellare il livello dell'acqua nella parte ovviamente del lago e permettono anche di entrare e uscire delle barche. Nonostante l'Olanda è un paese pianeggiante, i paesaggi sono a dir poco stupendi. Ovunque ti giri c'è verde, acqua e gli animali. Stiamo costeggiando il mare, pecorelle incluse. Ragazzi, imparate a godervi il viaggio anche se dopo il canale c'è una fabbrica, perché così le vacanze vi dureranno almeno doppio. E siamo arrivati a Den Helder. Stiamo per imbarcarci sull'isola di Texel. Il biglietto l'abbiamo preacquistato, così non dobbiamo fare le code. E ticket teso passo, sì. Qua. E tra poco dovremo imbarcarci. Sì, ce l'abbiamo fatta, funziona. Ok, adesso dobbiamo solo capire dove andare. Di là. E abbiamo la partenza tra 3 minuti. Ok, adesso vediamo dove ci mettono. A few moments later. Si potrebbe dire che la strada sia appena staccata? Siamo entrati all'ultimo istante. Partiti. Comunque il biglietto per Isola di Texel è la cosa meno costosa che c'è, visto che noi siamo sotto 6,5 metri, giusto? Mi è venuto un dubbio per un istante. Costato soltanto 26 euro ed è andata e ritorno. Ma guardalo, io li adoro i gabbiani. Chi attacca? Chi attacca? La navigazione verso l'isola di Texel è brevissima perché dura soltanto 20 minuti, mezz'ora con imbarco e sbarco. Non sto male, non sto male. E invece traghetto l'avete ogni ora. Signori, si stanno imbarcando in bici. Noi invece stiamo sbarcando sull'isola di Texel, che è pubblicizzata come la regione più soleggiata d'Olanda, e noi confidiamo in questo fatto. Abbiamo trovato subito questo parcheggino qua e andiamo su verso le dune a vedere cosa c'è. Buongiorno signora Pecora, lei che sveglia, ha freddo con questo vento? Ed eccoci arrivati. Qua il mare si vede e si sentono degli uccelli marini con un nome impronunciabile. Non immaginate che fracasso che stanno facendo. Raga, ma se questa è la regione più soleggiata d'Olanda, come sono le altre? Andiamo fino al Oudschild, se non sbaglio. Sì. Adesso abbiamo visto c'è scritto Oudeschild, dove vi faremo vedere dove si può imbarcare per andare a fare la pesca dei gamberetti. Oudeschild è il paese di pescatori dove la via principale è almeno 10 volte più piccola del porto.
praticamente sono seduti qua e stanno pescando dei granchietti. Hanno un piccolo sacchettino con dentro i gamberetti e con quelli pescano i granchi. Lo calano giù, il granchio vuole prendere il gamberetto, stringe E loro lo alzano. e poi alla sera finisce in padella. È proprio un bel porto. E c'è una marea di gente che sta pescando così. Ma a proposito dei gamberetti, da questo porto partono pure le navi, penso che sono 2, per andare a fare la pesca dei gamberetti. Poi questi gamberetti che vengono pescati vengono anche preparati direttamente sulla barca, quindi potete gustare. O per essere più precisi, il peschereccio è questo. Non è neanche piccolo, e anche questi qua vanno da qualche parte a divertirsi. In realtà li abbiamo già visti dal traghetto che stavano sfrecciando a una velocità assurda. Chiama Speedy, abbiamo visto Speedy Texel, ricordatevelo. Texel. Texel. Si scrive Texel, si legge Texel. Pensavo di fermarci soltanto 2 minuti per dire che da qua si può andare a fare questa pesca ai gamberi, però questo posto è veramente bello, anzi il porto è veramente bello, il posto andremo a vederlo. Compriamo una pelle di pecora, cioè mi sembra in offerta tra l'altro. Che la metti sul sedile? Beh certo, scusa. Sono come quelle lì che abbiamo visto lì a dormire, belle, vedi come sono cicciotte. Ma ho visto un'immagine invitante. Home sweet home. E cappuccino va bene, il caffè macchiato un po' di meno, però biscotti e brownie sono buonissimi. È buonissimo. C'è la cannella, non capisco se sono le nocciole o che cosa, ma è veramente buono, a me piace la cannella. Il caffè magari non ha un buon aspetto, ma dopo averlo riprovato devo dire che va bene, è buono. Volevo parlarvi della questione del parcheggio. Sull'isola di Texel un parcheggio costa 2,5 euro all'ora, oppure potete comprare la vignetta giornaliera a 10 euro, che è abbastanza conveniente. Ma se rimanete qualche giorno in più, è quello che faremo noi, abbiamo acquistato la vignetta settimanale che costa soltanto 20 euro. Però chiariamo subito una cosa: potete parcheggiare, stare sul parcheggio tutto il giorno, ma la sera dovete entrare o in un'area sosta o nel campeggio. Ma comunque l'isola di Texel è piena di agricampeggi. In questo momento ci stiamo spostando verso una tipica spiaggia olandese che noi già le conosciamo, ma volevamo farvele vedere anche a voi. Tanto è vero che le vedremo anche domani, ma siccome oggi c'è il sole vogliamo approfittare di questo fatto. Sembra Alba. Una sembrava la nostra vicina Alba, chissà, magari era lei in incognito. Parcheggino dietro il negozio, dovremmo esserci. E siamo arrivati a Decogo, già come si legge, cioè come si pronuncia. E qui devo dire che c'è tantissima gente, ma tantissima. È un posto sicuramente più turistico, anche perché si trova su questa costa ovest, dove ci sono numerosi campeggi, dove ci sono questi famosi pavilion, che sono queste strutture sulla spiaggia. Tipo i nostri bagni. E qui in più è una giornata, sembra da mercato. Le mutande di Amsterdam, i luoghi comuni, le pelli di pecora ovunque. Poi c'è da dire, Le pelli. ha ragione lei, e comunque è tutto coperto, perché qua ovviamente non è che siamo in Emilia Romagna, qui fa piuttosto frescolino, quindi loro ovviamente devono avere più posti coperti per poter lavorare. E questi chi sono? Personaggi strani che stanno cavalcando i cavallucci marini. Tutte quelle ciotole del legno d'olivo provengono dagli ulivi olandesi. Wow, questo fa le felpe a mano, le disegna. Io ho notato una cosa stranissima, non so se tu hai visto, gli olandesi sono conosciuti per la produzione dei fiori, ma in ogni ristorante, su ogni tavolo, nei vasi ci sono dei fiori di plastica, ma proprio quelli brutti. Noi ora abbiamo fatto soltanto 100-150 metri dal centro, a tutto quel casino che avete visto, e c'è una pace assoluta, non c'è nessuno. Figuriamoci adesso quando incominciamo a salire sulle dune.
Vi abbiamo detto che l'isola di Texel è il luogo preferito per le vacanze degli olandesi, però non è assolutamente da confrontare con i nostri luoghi delle vacanze, perché qui veramente c'è pochissima gente rispetto a noi. E questo è un campeggio tipico da queste parti. Wow! E questa è una tipica spiaggia olandese. Un pavilion, cioè un ristorante sulla spiaggia. Il ristorantino è tutto pieno, c'è un profumino di pesce, niente male, però sono appena 5:30, quindi niente, dai, magari dopo. Una marea di cabine. Le cabine sembrano le casettine di Barbie, come avevano le mie figlie quando erano piccole. E più avanti un altro pavilion. Ma la spiaggia è enorme. E i gabbiani rubano tutto. E quella lì? Adesso andiamo, anzi vado io a provare la temperatura dell'acqua. Faccio il solito paragone: mare olandese con lago di Garda, Torbole, agosto. Siccome sono entrata piuttosto tranquillamente, direi che questo mare è più caldo del lago di Garda, Torbole, agosto. E ora andiamo a cercare un posto per la notte. Andiamo a vedere se c'è posto in questo mini campeggio, da noi sarebbe agricampeggio. 5 minutes later. E niente, il campeggio è pieno, ma se non fosse così non avremmo mai visto questo, che è un skate wing, si potrebbe chiamare, per la nuova moda, quindi probabilmente tra poco arriverà anche da noi. E ce l'abbiamo fatta, un posticino l'abbiamo trovato, credo che la signora ha i ciuchi, dopo andremo a vederli. È vero che l'isola di Texel è piena di campeggi, ma questo è il terzo che abbiamo visitato e sono tutti occupati. Qui il posto l'abbiamo trovato soltanto perché qualcuno è stato sfortunato nella vita. E per questa sera ci siamo sistemati così: camper, divanetto. Qui abbiamo la postazione di lavoro perché bisogna scaricare tutto quanto. E qui abbiamo i nostri amici asinelli. Anzi, lui sta venendo per le coccole. Vieni una grattatina. Ma quanto siete piccoli. Vieni. Io ho visto un asinello di 2 settimane e uno di 2 mesi, ma siete bellissimi. Sono asinelli mediterranei e la signora tiene l'allevamento. E di là sono altri 17, sono bellissimi, il piccolino è troppo bello, è così. Se riuscirò ad alzarmi preparerò anche qualcosa da mangiare, se no ci vediamo domani. The next morning. Buongiorno, è vero che in Olanda bisogna andare in campeggio, un'area sosta, ma c'è campeggio e campeggio, anche se ancora i ciucchini non sono tornati, però stanotte ha piovuto. Apriamo anche di qua. Oddio, lì dove dobbiamo andare a vedere le foche, da quella parte lì è tutto nuvoloso. Eh sì, perché oggi abbiamo intenzione di andare a vedere le foche, anzi non solo intenzione, abbiamo già comprato i biglietti. Sono bagnate, ma ci sta. E visto che ci siamo, volevamo anche sfatare sto mito che i campeggi sono un agglomerato di camper e membra umane. Ci troviamo sull'isola di Texel in un tipico mini campeggio e sono già arrivati tutti. Mentre da questa parte abbiamo soltanto i campi senza barriere. Da noi questo sarebbe un agricampeggio, in quanto tutti questi mini campeggi, e sono centinaia in Olanda, sono stati creati nelle fattorie. E questa è la proprietaria del campeggio. Good morning. Buongiorno. E ora andiamo a prendere gli asinelli. Questi 3 asinelli che portiamo fuori adesso sono praticamente qua in pensione, perché sono nati qua, il proprietario è andato in vacanza, li porta qua, stanno qua finché lui è in vacanza. The only rule there is he can't eat along the way. Okay. He may eat in the past. Ok. E se si mette a piovere quelli 5 minuti?
Sì, abbiamo un fienile con tutto quello che ci può servire. Giochi da tavola. Barbecue, una marea di libri, frigorifero, un paio di asinelli e le vecchie credenze. Mamma mia, mi sono ricordato la mia nonna. Ah, ma loro vendono pure queste Per magliette. beneficenza, quindi se volete fare qualcosa. Ciao Micio, vieni Piccio. E nelle giornate piovose potete sfidarvi con calcetto, ping pong o quel gioco lì che non ho capito bene così, adesso vado a indagare. E sono rimasti fuori durante scroscio, poverini, però adesso li stanno asciugando con i teli e tutto. E siccome è venuto uno scroscio si sono nascosti dentro perché Bianca, come si chiama la proprietaria, ci ha detto che non gli piace la pioggia. Eccoli. Ma il sole sì, adesso stanno uscendo. Piccolino c'ha 2 settimane, poi c'è un altro che ha 2 mesi che è solo un pochino più alto. Abbiamo tutti i tipi di animali, qua c'è un furetto, guardate, al guinciaglio, c'è un animale domestico praticamente. Forse ci siamo un po' allungati con racconto su questo campeggio e tutto, ma questo non è un campeggio, è un'esperienza di viaggio. Dove lo trovi un posto del genere? In Olanda ovviamente, anche altri mini campeggi che abbiamo visitato avevano degli animali, ma dei proprietari, gestori di questo tipo come signora Bianca, manco uno. Noi adesso andiamo avanti, ma torneremo qua stasera. Non abbiamo lasciato nulla qua e non abbiamo nemmeno pagato, perché per loro basta la parola. Da stamattina si stanno alternando sole, acqua, pioggia, vento, di tutto e di più. Però o la prendete con filosofia come fanno gli olandesi e dicono tanto tra poco passa e andate avanti con quello che state facendo, o qua in Olanda non farete nulla se rimanete chiusi dentro il camper. Non c'è molta gente, ma comunque anche su questo parcheggio, come su tutti i campeggi dell'isola di Texel, vale la nostra vignetta, quindi con 20 euro siamo a posto per una settimana. Peccato che non staremo qua una settimana, e se la vostra intenzione è di rimanere un anno, parcheggio costa soltanto 30 euro. E siamo arrivati ai famosissimi bagni 28. Perché sono famosi non lo so, però pare che sono famosi. Quanto pare? C'è un po' di vento, però come dice Maya possiamo anche comprare racchettoni. Sedie per la spiaggia. Comunque è sempre bello vedere la gente che si diverte in spiaggia al di là delle condizioni meteo. Ci sono anche i bagnini. La differenza dalla riviera romagnola sta nel fatto che lì porto cappellino di paglia. E per puro caso ci troviamo in mezzo a un dramma. È un bagnino, sta entrando nel mare. Quello che a noi sembrava un bagnino non è un bagnino, è soltanto uno con la maglietta gialla. Ora bagnini stanno entrando. Per richiamarlo perché sta diventando pericoloso, anzi non si vede più. Ma il tizio si è buttato dentro convinto a andare a largo, invece adesso la sta proprio salvando, la sta portando fuori, pazzesco. A un certo punto ci sembrava addirittura un'esercitazione, invece non lo è, l'hanno proprio salvato dall'annegamento. Boh, sinceramente non abbiamo capito se è una esercitazione o no, però il ragazzo è ancora giù in spiaggia, non si alza, è arrivato anche un medico, è molto Nessuno strana sta come la correndo cosa. fuori. Sì, infatti. Ovviamente non abbiamo ripreso le fasi di rianimazione, ma alla fine il ragazzo ha incominciato a riprendersi. Prima di andare a prendere la nave per vedere le foche, siamo andati alla punta più settentrionale dell'isola. Wow. Un altro spot fantastico, abbiamo pure trovato il parcheggio nonostante c'è un botto di gente. E siamo arrivati al faro più a nord dell'isola di Texel. Con 5 euro potete anche visitare il faro e salire in cupola, ma dovete sapere che è alto 35 metri. La spiaggia sia a destra che a sinistra del faro è immensa e bianchissima. Vento ovviamente c'è sempre, nuvole animano la spiaggia e solitamente ci sono anche gli off-road buggy con un kite o con la vela, come quelli visti in Danimarca l'anno scorso sull'isola di Roma. E la signora Bianca del campeggio ci ha detto che su questa spiaggia al mattino e alla sera si trovano le foche. Come
come potete vedere la spiaggia è stralunga e stralarga e ci stavo pensando quanti ombrelloni potrebbero mettere le sdraie i nostri bagnini in tutta questa spiaggia. È pieno di conchiglie. E vuoi non prenderne almeno 2? Qui non potete fare il bagno perché qui proprio nella punta dove il canale è più stretto c'è una corrente pazzesca. Ho trovato pure le ossa di seppia, ma non abbiamo un pappagalino. Noi possiamo anche portarvi con noi virtualmente su queste spiagge immense e bianche, ma soltanto venendo qua potete provare le sensazioni uniche, praticamente un vuoto assoluto. Quello che intende dire un rilassamento totale. Il gioco delle ombre è veramente pazzesco. Con molti di voi si è instaurato ormai un rapporto di amicizia e ci sarebbe piaciuto avervi qua direttamente con noi. Sì, però viaggiare con noi ci vuole una certa condizione fisica. Infatti. Non perdetevi il prossimo episodio perché finalmente vedremo le foche, piloteremo un traghetto, mangeremo... Beh, lo vedrete settimana prossima. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.